Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Oggi entriamo nel mistero di Bar Arduk ed Elçin Sangu, una vicenda esplosa da uno scatto apparentemente innocuo e diventata in poche ore il tema più discusso tra fan e addetti ai lavori. Prima di cominciare, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi e sostenere il canale con il tasto abbonati. Pronti a scoprire tutto? Iniziamo. Tutto ha avuto origine con una foto condivisa da una turista, un'immagine semplice e luminosa. Bar ed Elçin seduti al tavolino di un piccolo bar sul mare, una colazione silenziosa, tazze di caffè che fumavano, sorrisi accennati, la luce del mattino a disegnare contorni morbidi. All'inizio è sembrato solo un momento di quiete tra due colleghi che si sono sempre parlati con naturalezza. Nulla di più, almeno in apparenza. Ma, con il passare delle ore, sono arrivate altre foto. Questa volta, li si vedeva camminare lungo la costa, le mani che cercavano l'una l'altra come per riflesso, passi lenti sulla riva e quell'aria di complicità che non ha bisogno di parole. È bastato che quelle immagini circolassero perché la rete esplodesse. Sono solo amici o sta nascendo qualcosa di più profondo? La tempistica non è sembrata casuale. Persone vicine ai due hanno raccontato che Bar ed Elçin avevano scelto una breve fuga, una parentesi lontana dal circuito di telecamere, 7 interviste, per respirare in pace. Avevano bisogno di un angolo di silenzio, di tempi senza appuntamenti e senza orari, per ritrovarsi fuori dai riflettori. Più che il luogo o i gesti misurati, però, ciò che ha catturato l'attenzione di tutti è stato il modo in cui si guardavano. Uno scambio di sguardi caldo, dolce, quasi inevitabile, che lasciava trapelare una confidenza costruita con cura nel tempo. Quando poi sono rientrati a Istanbul, i paparazzi li hanno aspettati all'aeroporto. Bar, colto di sorpresa ma sorridente, ha sminuito. Era soltanto un viaggio con amici, niente altro. Lo ha detto con tono leggero, ma quella leggerezza ha aperto la porta a 1000 interpretazioni. Elçin, con il suo stile composto, ha aggiunto una frase breve e tagliente. A volte le cose più belle non si programmano. Detto, sorriso, e via. Il web, nel giro di pochi minuti, è impazzito. I fan di entrambi hanno riempito i commenti. Se stanno insieme e sono felici, è questo che conta. Altri hanno risposto che l'intesa era visibile da mesi, che bastava guardarli in certi eventi per capire che c'era qualcosa di diverso. Quante volte si erano incrociati nelle stesse sale, sulle stesse passerelle, con domande identiche e risposte prudenti, negando qualunque coinvolgimento. Eppure il non detto si avvertiva. C'era una frase di Bar, pronunciata tempo fa in un'intervista, che all'improvviso sembrava profetica. A volte l'amicizia è solo l'inizio di qualcosa di più. Quelle parole, ripescate dai fan, sono rimbalzate ovunque, come se stessero aspettando il momento giusto per essere riascoltate. Poi è spuntato un video. Pochi secondi, rubati dal vento, Elçin ride mentre Bar, con naturalezza, le scosta una ciocca dalla fronte, il mare alle spalle che increspa le onde. Un gesto minimo, eppure rivelatore, capace di scatenare milioni di visualizzazioni in una manciata d'ore. Non serve essere esperti per leggere quella delicatezza. Quel modo di toccarla, quella risata che scioglie ogni distanza, hanno parlato più di 1000 post. È amore, ha scritto qualcuno, limpido e semplice. Da quel momento, entrambi sono scivolati in un riserbo quasi totale. Né post, né storie, solo silenzio. E proprio quel vuoto ha alimentato la curiosità. I fan hanno cominciato a sfogliare i vecchi scatti, a confrontare date, a cercare indizi laddove nessuno aveva guardato. Un occhio attento ha persino notato che, settimane prima, Bar ed Elçin avevano pubblicato la stessa foto di un tramonto sulla stessa spiaggia, a distanza di poche ore, senza che nessuno ci facesse caso allora. Quello che sembrava un pettegolezzo destinato a spegnersi ha messo radici quando un'amica molto vicina a Elçin ha rilasciato qualche parola a una rivista locale. Nulla di eclatante, ma abbastanza per accendere nuovamente le discussioni. Ha raccontato che Elçin si trovava in una fase serena e luminosa, e ha suggerito che avesse trovato un legame emotivo inaspettato con Bar. Tanto è bastato per scatenare i talk del pomeriggio, con ore dedicate ad analizzare espressioni, pause, dettagli infinitesimali. Un opinionista ha giurato di averli visti cenare su una terrazza con vista sul Bosforo. Nessun tentativo di nascondersi, ha detto. Ridevano, si guardavano negli occhi, e l'intesa era impossibile da negare. Da lì, la macchina dei collegamenti ha cominciato a correre.
Alcuni hanno sostenuto che Bar avesse fatto un passo insolito per lui, solitamente riservato fino all'ostinazione: presentare Elchin al suo giro più stretto. Un gesto che, nella vita di un attore abituato a difendere i propri spazi, ha un peso enorme. In un'intervista di qualche tempo fa, Bar aveva rivelato un principio semplice: quando qualcuno mi fa sentire in pace, resto. Non cerco la perfezione, cerco la calma. Rilette oggi, quelle parole assumono un sapore nuovo. E accanto, l'idea di Elchin ripetuta più volte in passato, quasi un mantra personale: l'amore arriva quando smetti di rincorrerlo. Due pensieri che, affiancati, sembrano comporre un unico disegno, come due parti della stessa frase. Nel frattempo sono spuntate nuove foto di quella fuga. Lì si vede in sella un monopattino elettrico, che ridono mentre cercano di tenere l'equilibrio tra le vie del lungomare. C'è un caffè lento sorseggiato di fronte all'acqua, le dita che sfiorano la tazza, gli sguardi che si incrociano e poi scivolano altrove. C'è una passeggiata a piedi nudi sul bagnasciuga al tramonto, con la sabbia che si incolla alla pelle e tutto il resto che scompare. Uno scatto, da solo, ha fatto il giro del mondo. Bar che posa un fiore tra i capelli di Elchin, lei che abbassa lo sguardo e sorride piano. La didascalia diceva soltanto che l'amore abita nei dettagli, e quel messaggio è risuonato ovunque, come una nota dolce che resta nell'aria. Il momento più discusso, però, è arrivato con un messaggio breve apparso sull'account di Elchin. Poche parole, quasi un soffio: ci sono legami che non si spiegano, si sentono. Il post è sparito dopo pochi minuti, ma era già stato salvato e condiviso. La frase è diventata un ritornello, un'espressione ripetuta dai fan come se fosse un titolo non ufficiale della loro storia. La stessa sera, Bar ha pubblicato una storia con un brano che non ha bisogno di introduzioni, Senden da Gusel dei Duman, senza aggiungere altro se non le immagini del mare che si infrangeva sugli scogli. È stato più che sufficiente per alimentare la lettura romantica. Non servono conferme, hanno scritto in molti, perché a volte è la musica a dire quello che le parole evitano. Da lì, l'attenzione non ha fatto che aumentare. C'è chi ha sostenuto che Bar ed Elchin abbiano deciso di non parlare fino a quando i loro impegni professionali non si saranno conclusi. Una strategia di protezione, insomma, per non mescolare le scene dell'arte con quelle della vita. Eppure, nonostante i silenzi calcolati, il cambiamento si intravede. Un giornalista che li ha intervistati più volte ha confessato che negli occhi di entrambi ora c'è qualcosa di diverso, un chiarore nuovo. Se non è amore, ha detto, quantomeno è un conoscersi di nuovo, come se si concedessero la possibilità di guardarsi senza i recinti del set. Sui forum, le discussioni si accendono e si placano come maree. C'è entusiasmo per questa storia inattesa, quasi da film, che sembra scritta apposta per loro e per quella complicità che il pubblico ha imparato ad amare. E c'è anche la preoccupazione che tutto questo rumore possa intromettersi nei loro percorsi, dettare tempi e titoli, tracciare linee che nessuno dei due ha chiesto. Ma, piaccia o no, Bar ed Elchin sono diventati la coppia su cui tutti tengono gli occhi, pur senza una dichiarazione ufficiale. È il paradosso della notorietà: più taci, più ciascuno sente di sapere. Forse, alla fine, il loro non dire parla davvero più di qualunque comunicato. Ogni sguardo condiviso, ogni gesto colto di sfuggita, ogni messaggio allusivo basta a far immaginare capitoli che ancora non esistono. E chissà che un giorno non decidano di raccontare quella stanza chiusa, protetta dai rumori di fondo, dove si sono scelti lontano dalle telecamere. Fino ad allora, le onde del pettegolezzo continueranno a muoversi, a ricreare trame, a cercare una conclusione. Intanto restano le immagini di quella colazione, il passo sincronizzato sulla riva, il fiore tra i capelli, il brano lasciato giocare sullo sfondo come una firma sottile. Restano frasi appuntate senza nome, appoggi su cui i fan costruiscono storie e finali possibili. Restano, soprattutto, due persone che si incontrano in mezzo al frastuono e, nonostante tutto, trovano un varco di quiete. E voi? Cosa pensate del rapporto tra Bararduk ed Elchin Sango? Sono semplicemente amici che si capiscono al primo sguardo, o sotto c'è una verità pronta a emergere? Diteci la vostra nei commenti, fatevi sentire. Non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi e sostenerci con il tasto abbonati. Qui, su Stelle Turche Rivelate, le storie più attese trovano sempre una nuova luce, e il prossimo capitolo potrebbe arrivare da un gesto piccolissimo, da una canzone lasciata scorrere, da un sorriso trattenuto a metà. Restate con noi.